E bentornati a Visioni, Simak Tannintech ospita oggi un professore, docente all'Università di Pisa, ma soprattutto un filosofo di impresa, che già questo ci, come dire, stimola. Alessandro Bruni, benvenuto Alessandro. Grazie Cos'è un filosofo di impresa e cosa fa in un settore come quello della pelle e della filiera della pelle? Allora, i filosofi hanno due facce, tu lo sai, una faccia di astrazione, però una faccia molto concreta, di pratica, nel senso che se tu pensi a Aristotele, però credo che il punto di partenza di un filosofo è indagare le ragioni del perché le imprese esistono e come riescono a esprimere se stesse al meglio nel contesto in cui operano. Quindi questa è l'operazione di tipo filosofico. L'operazione di tipo tecnico è quella di tradurre tutte queste cose in pratica. Sono qua perché uno dei rami che mi interessa di più dell'innovazione è proprio il tema dell'ingredient branding. Penso che l'innovazione venga dal B2B, l'ho sempre pensato, penso che la grande innovazione dell'informatica sia venuta dal componente dei processori, quindi e posso fare 1000 esempi di questo, se pensi alle scarpe Vibram, eccetera, eccetera, se pensiamo Plan, alle grandi e nobili molecole che hanno cambiato il mondo. A me interessa questa trasformazione da una molecola invisibile a qualcosa di molto importante e credo che il settore della pelle sia un settore che possa avvantaggiarsi molto di una forte alleanza con una chimica nuova e che possa consentire processi e prodotti nuovi. Ci sono delle collaborazioni già avviate in questo settore da parte tua? Allora, la collaborazione che mi ha stimolato più di tutte è stata con Silva Team, Antonio Battaglia. Quando l'ho conosciuto abbiamo immaginato che la concia al vegetale potesse tornare e sfidare il cromo, e Antonio, che è un imprenditore, ha avuto un grandissimo coraggio di provare a farlo e lo sta facendo. Quindi è stato con Ecotan, sì. Certo. Sì. E in prospettiva, a cosa vorresti dedicarti? Nel senso che questo mondo è un mondo molto ampio, c'è una filiera molto ampia. Qui siamo nella filiera dell'innovazione, che è quella che cambia un po' le cose. È quest'ambito quello strategico? Ci sono altri aspetti della leather supply chain che ti interessano? No, io credo che ci siano, come è successo ai suoi tempi, con le Jackatronic, oppure come è successo con il Super 100 nei tessuti, credo che il tema sia i componenti, quindi le materie trasformate e i processi produttivi. Credo che quello che c'è da fare, l'inerzia, diciamo, tu sai che l'innovazione insiste su un sistema inerziale, che sono le nostre abitudini, eccetera, eccetera, sistemi di interesse, quanto abbiamo investito nel vecchio, eccetera, eccetera. Pensa com'è difficile la transizione dall'endotermico all'elettrico, al punto che abbiamo dovuto inventarci l'ibrido. Ecco, mi interessano forme di evoluzione dei componenti e delle tecnologie. Sono molto interessato, 1. 2, mi interessa che questa innovazione diventi brand, perché credo che il passaggio fondamentale delle aziende B2B sia trasformarsi in brand che siano, scusami, equipotenti ai loro clienti, come per esempio è successo per Vibram. Che questo è il sogno di ogni azienda B2B, perché nel momento in cui diventi brand hai fatto successo, ovviamente. Vibram lo conferma, lo testimonia. Poi Vibram ha avuto anche un'evoluzione legata anche a un prodotto particolarissimo come la Five Fingers, no? Che è diventata poi una scarpa. Questo è un processo ovviamente complesso, ma c'è una predisposizione all'interno degli imprenditori di questo settore a farlo? Ci sono delle persone che sognano questa cosa perché penso che gli sia stretto l'idea che lo scrutinio, diciamo, delle loro innovazioni stia in mano ai clienti che spesso non sono interessati. Questa gente li possono scalpita sostituire e che li possono sostituire dall'oggi al domani in quanto maker, quindi in quanto datori di capacità produttiva e basta, no? Flessibilità, quello che ti pare. Credo che alcuni di loro scalpitino. E credo che altri non interessi moltissimo questa trasformazione perché sono molto identificati in Cenerentola, che sta in cucina, è molto brava, ma non la conosce nessuno. Molto bene, e concludiamo col momento storico, che non è facile per questo settore, un momento sfidante perché è un momento di cambiamento. Chiamiamola crisi, del resto crisi significa cambiamento, parliamo di tempi antichi, no? di ideogrammi cinesi, quindi il cambiamento è in atto ed è un momento in cui di solito nel cambiamento ci si mette sempre al riparo, in difesa. È il momento di spingere e di contrattaccare per chi può? Sì, assolutamente. Allora, non ti sarà sfuggito a gennaio Larry Fink che dice di BlackRock:
basta, non possiamo stare nel sostenibile perché è impossibile, abbiamo troppe pressioni politiche. Il giorno dopo dice però abbiamo un 70% del portafoglio che abbiamo investito sulla sostenibilità, non credo che disinvestiremo. Ecco, il concetto è questo, c'è una doppia verità: da una parte c'è qualcuno che spinge nel dire fermi tutti, dall'altra parte c'è gente che spinge per dire andiamo avanti. Io credo assolutamente che, a meno che non si fermi la storia, questo è il momento in cui nella discrimine di chi sta fermo, chi si muove è fortissimo. Come dicono gli inglesi, never give up. Never give up and stay the course. Grazie mille ad Alessandro Bruni, Grazie filosofo molto. d'impresa e docente all'Università di Pisa. E noi ci vediamo tra poco con un nuovo ospite.